Ciao a tutte amiche, benvenute o bentornate. Oggi nuovo tutorial. Mi sono spostata fuori all'aperto perché con questo caldo è opprimente stare chiusa dentro la stanza del cucito e quindi ho deciso per tutta l'estate di fare progetti facili, veloci, freschi, alla portata di tutte ragazze, senza la macchina da cucire, perché progetti complicati, elaborati col caldo non va nessuno di farne ragazze, però non possiamo resistere nel fare qualcosa e quindi ho deciso di fare per tutta l'estate questi progettini facili. Vi presento lui è Topper, chiaramente il Topper ragazze è un amore, l'ho ideato per tutte voi. Serve solo ritagli di tessuto, ago, filo, un po' di ovattafiocchi e colla calda e poi decorazioni a vostro gusto. Io qui ho messo un ditale vero ragazze, e questi charm del cucito, questo è 1 metro, questi li ho trovati su AliExpress, ci sono di tante forme e dimensioni, ragazze, quindi iniziamo. Quindi se vi trovate in città o in vacanza sceglietevi un posticino all'ombra ragazze e vi rilassate con i progetti facilissimi. Allora, questo progetto si presta per svariati usi. Fiocco nascita, potete applicare questo bel papero piccolino come topper per una penna cancellabile, sicuramente sono più che sicura che lo farete per voi stesse perché cucite ed è simpaticissimo, ma anche come gadget per un compleanno, messo sulle matite, sulle penne, insomma ragazze, come calamita, veramente ci sono svariati usi e quindi niente ragazze, usate il materiale che avete, ritagli di tessuto il più bello che avete, quindi da tessuto fermo, quindi di cotone, potete utilizzare il pannolenci, il tile, il peluche. Io ad esempio ho utilizzato il peluche perché mi piace tantissimo questo effetto da piccolo papero, sembra un piccolo papero appena nato, già sartino. E niente ragazze, quindi iniziamo subito. Allora, questo è il cartamodello, quindi dovete ritagliare tutti i pezzi. Cartamodello sempre gratuito sotto la descrizione del video tutorial. Per chi non può scaricare le misure, alla fine del video darò anche le misure. Allora, ci vorrà questo qui, testa, questo è il dietro della testa e ci vorrà un tessuto. Poi queste 2 parti, eccole qui, queste dovete ritagliare un cerchio dello stesso diametro e tagliarlo così a metà e metà. Questo è il davanti della testa. Adesso vi faccio vedere come si assembla. Per le ali 2 tessuti per ogni ala, vedete? Questo è il cartamodello dell'ala e ce ne vorranno 2 coppie ovviamente, eccoli qua. Poi il becco e le zampe li ho realizzati con il panno lench, questo qui. Le zampette 2 tessuti dritto con dritto, disegnate la sagoma, vedete, sul rovescio del tessuto, e poi vi faccio vedere come si cuce. Stessa cosa col becco, un pezzo per il becco superiore, questo qui, e un pezzo per il becco inferiore, così come faccio quando realizzo le papere. Di papere ne ho realizzate tantissimo su questo canale ragazze, quindi sfogliate il canale, andate a vedere perché chi non mi conosce sa che ho realizzato tanti bei progetti con le papere. Poi niente, poi il corpo lo devo ritagliare perché il cartamodello l'ho lasciato su casa. Questo qui ci vorrà solo un tessuto, adesso me lo vado a ritagliare ragazze, tanto il PDF ve l'ho già preparato e iniziamo subito. Ago, filo ragazze e cuciamo con punto fizza molto stretto, molto corto, o con un punto avanti e indietro. Adesso mi vado a ritagliare il corpo, quindi un tessuto in peluche. Adesso lo vado a ritagliare perché questo ancora non l'ho preparato. Adesso andiamo a bloccare il punto e facciamo il punto fizza tutto intorno, stringiamo e rinviamo con l'ovattafiocchi.
non chiudetelo del tutto e bloccate, io qui non vedo perché è peluche, bloccate il punto. Dopodiché prendete un altro po' di ovatta e riempite ancora, ecco fatto. Fatto lo prendete e lo mettete da parte. Adesso prendete le ali, le mettete dritto con dritto, io devo stare attenta perché qua sul peluche, ecco fatto così, fermate con uno spillino, io preferisco senza spillo ragazze, ma poi fermate con uno spillo e a questo punto ago un filo, bloccate il punto e cucite con un punto fissa molto stretto ragazze, molto stretto, oppure con un punto avanti e indietro. Il punto fissa è il punto più semplice ragazze, è alla portata di tutte, veramente cercate solo, prima bloccate il punto, cercate soltanto di farli molto ravvicinati, quindi molto stretti il punto fissa. Aspettate perché qua mi si è fatto, e quindi punti corti, non tirate troppo altrimenti si arriccia, va bene? Quindi proprio punti molto vicini così e cucite. Questo lo dico per chi è le prime armi, magari non sa come si fa il punto fissa. Entrate sotto e contemporaneamente accorciate il punto e fate uscire sopra, vedete, molto stretto il punto, e fate la stessa cosa per tutta la sagoma senza lasciare nessuna apertura. Io già ne ho fatta una, adesso poi vi faccio vedere come rispettare. Una volta cucito dappertutto bloccate il punto e tagliate il filo. Adesso separate così i due tessuti e fate un piccolo taglietto e da qui vi aiutate con una svolta tubulare e portate sul dritto in questo modo. Questo peluche che veramente è molto bello, come potete vedere perde un sacco di peluria. Ecco fatto. Poi questa apertura, se volete, potete cucirla anche con un punto di cucitura a mano, altrimenti la lasciate così. Dopo vi farò vedere come si applica. Adesso andiamo a realizzare le zampotte. I due tessuti che sono già messi dritto con dritto, sempre con ago e filo, iniziate dalla parte superiore, questa deve restare aperta, dovete adesso andare a cucire sempre con un punto fissa molto corto, molto stretto, tutto intorno alla sagoma e qui poi vi bloccate. Cucito qui aperto, andate e togliete tutto l'eccesso del tessuto intorno. Qui in questi angoli fate piccolo taglietto, ma non toccate chiaramente la cucitura. Quindi una volta fatto prendete e portate sul dritto. Io mi aiuto sempre con il risvolta tubolare. Piano tiro per bene fuori tutti gli angoli in questa maniera. Io ne ho già fatta una perché così vedete come dovete fare. Allora, una volta risvoltato prendete ago e filo che sia del colore quantomeno che stia bene con questo col colore del tessuto che sceglierete voi, quindi se prendete un giallo ocra o un color marroncino tipo questo mio, fate delle cuciture sempre con un punto fissa. Dopo aver fatto queste cuciture con un punto fissa, da qui andate a riempire, se volete farlo, andate a riempire con un po' di ovatta a fiocchi, altrimenti potete tranquillamente farla così com'è e lasciarla così piatta. Rientrate magari all'interno un pochino qui il bordino e la zampetta è pronta. Se no, senza imbottire, potete fare sempre un punto fissa per simulare gli artigli e sempre non imbottire, oppure imbottite, vedete voi, oppure lasciarlo così. Adesso io vado a fare chiaramente la stessa cosa, punto fissa, e poi vado ad imbottire. Una volta fatto, qui vado a fare un punto fissa, stringo e blocco il punto. Allora, posizionatevi qui sull'angolo, bloccate il punto e poi prendete chiaramente tutti e due i tessuti, sia sopra che sotto, e realizzate il punto fissa, sempre dei punti corti. Non appena avrete deciso quanto volete la profondità di questi artigli,
faccio occhio ragazze, ma sarà, adesso vi dico quanto. Prendete e bloccate il punto. Allora adesso vi dico, questi misurano 2 centimetri, va bene. Adesso vado a fare la stessa cosa anche qui. Una volta fatti, prendo un pochino di ovatta e vado a riempire questi binari che ho creato, inserendo l'ovatta a fiocchi, ma ne metto proprio poca, tanto per dare un po' di cicciosità alle zampotte, vedete? Mettetene proprio poca, adesso qui in mezzo, e poi qui mi sa che qui se l'ho bucata, adesso vado a dare un puntino a mano. State attente, non utilizzate la forbice ragazze, perché potete, come è successo a me, creare un buchino, ma è irrimediabile. Adesso vado a dare 2 punti di cucitura. Vabbè ragazze, una volta riempito fate il punto frizza e chiudete, altrimenti la mettete così piatto, un puntino di colla, chiudete e poi la incollate qua. Io preferisco fare il punto frizza, ma è indifferente. Allora adesso becco superiore e becco inferiore, o incollate qui sul bordo con la colla per tessuto, con la colla a caldo, prima questa parte qui e poi così questa parte qui, da qui a qui deve restare aperto. Siccome a me viene male adesso con la colla a caldo ragazzi, ho la presa, a me è molto lontano, mi ci vorrebbe una prolunga, io vado a cucirlo qui sempre con un punto frizza e dopo vi faccio vedere il prossimo passaggio. Una volta cucito o lo lasciate così, quindi decidete prima se mettere dritto con dritto o rovescio con rovescio, oppure lo portate sul dritto. Vediamo come è venuto sul dritto, tiro per bene fuori, poi darò delle sfumature quando salirò in camera, sempre o con della terra, la terra che utilizziamo noi per dare colore al viso, qui e anche un po' qui, e poi qua disegnate con la penna o con l'acrilico nero 2 puntini oppure con alghe e filo, fatelo prima di attaccarlo poi al corpo. Io lo lascio così, bello, è venuto proprio bene. Adesso un po' di ovatta a fiocchi all'interno e dopo l'ovatta la mettiamo dopo, perché dobbiamo andare a realizzare adesso la testa. Adesso prendete i 3 pezzi, il dietro, il cerchio intero e i 2 pezzettini. Dovete mettere adesso così dritto con dritto e cucite. Guardate che prendo qui lo spillo e qui. E dovete cucire sempre con un punto frizza, da qui a qui bloccate il punto sia all'inizio che alla fine. Arrivato qui bloccate il punto e tagliate, e già abbiamo unito la parte davanti della testa. Adesso prendete il cerchio intero, quindi dietro della testa. Adesso mi sposto ragazzi perché sta spuntando il sole di qua. Fermate sempre con gli spilli e lasciate dove c'è la cucitura qua sotto, lasciate 2 dita di apertura e cucite tutto intorno con un punto frizza sempre stretto, e qua sotto lasciate 2 centimetri per poter dopo risvoltare. Volta cucito, qui c'è la cucitura e qua ci sono 2 dita di apertura, vado a risvoltare, mi aiuto sempre con il risvolta tubolare. Adesso con l'ovatta a fiocchi
andate a riempire per bene tutta la testolina. Adesso che i pezzi sono tutti pronti, questo adesso vi spiego un attimino cosa dobbiamo fare. Allora, io metterò il piccolo papero su questa penna cancellabile. Molte penne hanno le ricariche, vedete, quindi io ho deciso di incollare direttamente qui il papero, questo è il corpo, dove c'è questa apertura, perché vendono le ricariche, sono anche convenienti, quindi io ho tante di queste penne, di solito compro le ricariche, ma se voi dovete o volete fare in modo che volete togliere per sostituire magari l'inchiostro, metterle nelle matite come gadget, quello che dovete fare è prendere del cartoncino, lo arrotolate, prendete la misura della penna o della matita, una volta trovata la misura prendete e incollate il tubicino. Poi una volta incollato cosa dovete fare? Dovete mettere la colla ed incollare qui all'interno, chiaramente fatelo della misura giusta, lo appoggiate, incollate il tubicino, fate in modo che questo tubicino, io l'ho preso come dimostrazione, sia bello rigido ragazze, no floscio come questo che ho preso qui, perché io andrò ad incollare direttamente qui all'interno, quindi una volta fatto della misura che serve lo incollate qui all'interno. Io invece adesso incollerò direttamente qui. Prima di incollare vado a fare un ulteriore punto fissa per stringere ancora questa parte qui e andrò ad incollare qui, ripeto, perché a me serve per questo tipo di penna che ha le ricariche che si possono sostituire. Va bene? Allora, iniziamo ad assemblare. Io qui non ho la colla a caldo ragazze, quindi userò ago e filo, ma voi usate la colla, così è molto più pratico. Inserite la penna se volete anche voi incollare, oppure realizzate il tubicino, stringete, bloccate per bene e fissate il corpo qui. Poi io intanto ho dato dei punti di cucitura. La testa la dovete praticamente posizionare dove qui c'è la cucitura, quella delle due metà, deve stare qui la cucitura, deve essere il davanti, va bene? Adesso intanto ho dato dei punti di cucitura, ma voi utilizzate la colla. Adesso prendete le ali, qui dove c'è l'apertura, se volete date un punto di cucitura, oppure incollate direttamente. Aspettate, perché qua se no il pelo, questo è 18, bisogna fare un lavoretto così, altrimenti si vede, ecco. Sì, va bene. Adesso io al solito qui vado a fissare le ali sempre con due punti di cucitura, sta prendendo forma. Adesso prendete un pochino di ovatta e la inserite qui all'interno del becco. Una volta inserita prendete e incollate o cucite tutto intorno. Stessa cosa le zampotte, prendete e incollatele qui, una di qua e una di qua. Adesso mi sposto e vado ad incollare ragazzi, perché qui non arriva la pistola. Ecco, qui ho incollato le zampette, il ditale vicino all'ala e il becco. Adesso con ago e filo vado a creare qui profondità, perché devo mettere le perline nere per simulare gli occhietti. Quindi mi blocco adesso il filo, passo di qua, anche se ci vorrebbe un ago più lungo, ma io ce l'ho su in camera e mi scoccia salire. Allora faccio passare di qua e rientro nuovamente e tiro, rientro nuovamente e tiro. Adesso vado a prendere le perline nere, queste qui, questa praticamente è una collana di perle nere che io ho smontato proprio per prendere le perline. Queste qui sono sempre le solite perline che io utilizzo quando realizzo le papere, saranno da 1 centimetro, inserisco all'interno e esco di qua. Tiro sempre, prendo l'altra, a questo punto rientro svariate volte e poi vado a bloccare il punto.
Adesso ho preso dei Charms. Allora, questa è la spallina del filo, sempre in acciaio, e un righello, li ho messi insieme con un cordoncino molto sottile, e adesso la vado a decorare. Adesso qui sbizzarritevi a gusto vostro. Dopodiché andrò a mettere un bel fiocchettino per decorarla, ma voi metteteci la vostra creatività, guardate che carino. Adesso qua ci metto, qui metto questo sì, lo metto qui, mi piace tanto, e questo rastrino qui al collo, e le faccio anche un fiocchetto in questo modo, bellissima. Poi qui farò due con la penna nera, quella inchiostro indelebile nero, o con l'acrilico nero farò due trattini per simulare le narici, e così l'abbiamo resa femminuccia. Ma voi potete esagerare, mettere dei fiorellini, mettere quello che più piace a voi, ragazze. Il fiocchettino glielo faccio di lato, bellissima. Eccoli qui, guardate, ho messo anche un puntino di acrilico bianco, un punto luce come ho fatto con lui. Lei è venuta adorabile pure, ragazze, è adorabile, bella cicciosa, è venuta più cicciosa. Allora ragazzi, il tutorial è finito, spero vi sia insomma piaciuto. Avete visto quanto è facile realizzarlo. Un amore, sono queste le mie due penne che userò sempre, ragazze, nella mia stanza del cucito, sono bellissime. Realizzatele se vi è piaciuto il tutorial, e fatemele vedere anche sul mio gruppo privato su Facebook, il cucito di Miu, che ho aperto per darvi la possibilità di pubblicare i vostri lavori che realizzate guardando i miei tutorial, e a me fa sempre un enorme piacere vedere che i miei progetti vi piacciono. Se vi è piaciuto spingete questo video con like, il vostro supporto è gratuito, ragazze, condividete questo video con le amiche, e se vi è piaciuto un pollice in su, un pollicino, un commento, quello che vi sentite di fare fate, ragazzi. A me, io ringrazio comunque chi lo farà, chi mi darà supporto, e vi aspetto anche al prossimo tutorial facile. Adesso do le misure anche per chi non può scaricare il cartamodello. Intanto vi saluto e vi abbraccio tutte, ciao a tutte amiche. Allora, per il corpo un tessuto che misura 9 cm di diametro. Per il davanti della testa servirà un tessuto che misura 7 cm di diametro, uno intero. Per il davanti della testa dovete ritagliare lo stesso cerchio, ma dividerlo in due parti, ok? Metà e metà. Poi la zampetta misura 5 cm per questa larghezza di 4 cm, e qui invece di 2 cm. Per quanto riguarda il becco superiore, ha un'altezza di 5 cm, larghezza massima 5 cm, questa parte qui invece è di 2 cm. Il becco inferiore misura questa parte qui 3 cm e mezzo, per un'altezza di 3 cm e mezzo, e questa larghezza qui è di 2 cm. L'ala ha la forma di una foglia che misura 5 cm e mezzo per 3 e mezzo. Ciao tutte amiche.